L'horror si nasconde dove meno te l'aspetti. Quando giochiamo a un videogioco horror sappiamo che prima o poi qualcosa tenterà di spaventarci e in un certo senso siamo preparati. Eppure, se ci pensate, molti dei traumi che ci portiamo dall'infanzia nascono da videogiochi apparentemente innocui. Nel video di oggi vi porto altri 5 giochi che, pur non essendo horror, nascondono momenti oscuri, inquietanti e decisamente disturbanti. Se vi siete persi il primo episodio, ve lo lascio qui. Fammi sapere nei commenti qual è il gioco non horror che più ti è rimasto impresso da quando sei piccolo, dopodiché spegnete le luci, mettetevi comodi e buona visione. I giochi Rockstar nascondono sempre quelle vibes un po' inquietanti, ma in Bully esiste un ambiente particolarmente terrificante in cui avviene una delle missioni del gioco. All'inizio del capitolo 4 è disponibile la missione via Galloway, in cui la professoressa Phillips chiede al protagonista Jimmy Hopkins di recuperare il professor Galloway, che ha deciso di rinchiudersi al manicomio spinto dal professor Attrick per curarsi del suo alcolismo. Don't you worry, miss. I'll get him out. Okay. La missione richiede di entrare di nascosto nel manicomio Happy Vaults Asylum, felice però solo di nome e di facciata, dato che nasconde una terribile realtà all'interno. Una volta scavalcata la recinzione, veniamo approcciati da uno dei pazienti psichiatrici, Otto, che dice di non irritare l'osservatore, riferendosi alla statua che domina il centro del giardino. Dopo aver distratto le guardie all'entrata principale, danneggiando la fonte di energia situata sotto la statua, sgattaioliamo dentro il manicomio. L'atmosfera all'interno è pesante, non solo per l'ambiente decadente e sporco che già racconta da solo le condizioni pessime a cui sono costretti a vivere i pazienti, ma quello che disturba di più sono i rumori. Suoni di strumenti chirurgici che a me ricordano, notando i movimenti sconnessi dei pazienti nel cortile, i trapani utilizzati per le lobotomie, accompagnati dalle urla strazianti dei malati che le subiscono. Per completare la nostra missione, dobbiamo, sempre senza farci vedere, raggiungere la cella del professore Galloway così da farlo fuggire. I am a loser. No, you're not. Don't be ridiculous. Come on, we can't let bullies like Mr. Hattrick win. Okay, Jimmy. Da questo momento in poi il gioco non richiederà più di visitare questo luogo per alcune missioni, ma è comunque possibile esplorare altri blocchi dell'edificio non accessibili durante la missione via Galloway. I pazienti non ci sono più, ma le guardie rimangono. Diventa accessibile il portone che collega i blocchi C e B. All'interno del blocco B, quello che mi colpisce di più sono le docce comuni, sporche ed ammuffite, ulteriore segno di quanto i pazienti siano abbandonati a loro stessi, senza neanche il più basico trattamento igienico. Il blocco C è l'area più trasandata, tanto da sembrare abbandonata. Il modo per accedervi è saltare 2 volte contro il portone, così da sfondarlo, un modo particolarmente anomalo per il gioco. Dentro mancano assi di legno al pavimento, sembra addirittura che il soffitto sia crollato e le celle sono ancora meno ospitali. La particolarità del blocco però è l'obitorio. Una delle celle frigorifere è aperta e sporca, forse proprio di sangue. Appesa al muro vediamo una serie di radiografie di qualcosa che chiaramente non è umano. I fan credono siano raggi X di un alieno o di un lupo mannaro, soprattutto osservando la seconda immagine particolarmente anomala. Dopotutto sono sempre esistite dicerie su creature leggendarie nel mondo Rockstar. Secondo i contenuti tagliati, nell'Happy Vaults Asylum doveva esserci un culto legato alla statua, The Watcher, ovvero l'osservatore. Probabilmente sarebbe dovuto essere un culto religioso, intuibile dalla posa da messia della figura, e i pazienti avrebbero dovuto avere un ruolo più centrale, con una missione dedicata. Tra i contenuti rimossi ci sono una serie di file audio dei 4 pazienti del gioco, Clint, Fenwick, Leon e Otto, contenenti le loro urla e alcune frasi. Hello? Anybody there? Oh God, please help me! Quella che trovo più interessante è questa. This place is possessed by ghosts. I know it. Nasty ghosts. Una frase che aggiunge un ulteriore strato di mistero a questo disturbante luogo. Roller Coaster World è un videogioco gestionale per PS2 uscito nel 2004 in cui bisogna gestire un parco divertimenti. È uno di quei classici giochi low budget che trovi nel cesto delle offerte che probabilmente nessuno ha giocato, dato che non esiste nemmeno una pagina wiki a riguardo. Ma i pochi che l'hanno fatto sono rimasti decisamente traumatizzati. Tra le attrazioni disponibili c'è una casa infestata ed è proprio lì che il gioco diventa inspiegabilmente disturbante. Come in titoli simili tipo Roller Coaster Tycoon possiamo esplorare le attrazioni in prima persona. Al suo interno sembra di essere entrati direttamente in un videogioco horror. Ci troviamo in corridoi stretti e bui, il pavimento scricchiola sotto i nostri piedi e siamo accompagnati da un'inquietante voce distorta come sottofondo.
L'obiettivo della giostra è trovare l'uscita attraverso 10 diversi livelli, ma nel labirinto siamo ostacolati da qualcosa che decisamente non dovrebbe esserci in un gioco Peggy 3. Il design di questi fantasmi è infatti fin troppo inquietante. Pallidi, con volto rovinato e pieno di sangue, capelli lunghi neri e vesti grigie. Se ci raggiungono si sente l'urlo del nostro personaggio e appare la schermata di Game Over. Insomma, sono stati fatti fin troppo bene per essere un semplice dettaglio in un gioco di montagne russe per bambini. Il punto più disturbante della giostra però è la voce distorta di sottofondo. Se si prova a invertirla si sentiranno queste parole. Satan comes soon, evil devil comes alive. You can live no more. He takes you to his old world. It called hell. Qualcuno ha quindi registrato questa frase, l'ha distorta, l'ha invertita, l'ha inserita nella colonna sonora di un gestionale per bambini e l'ha lasciata lì. Il gioco è poi stato pubblicato, distribuito e venduto normalmente. Chiunque abbia creato questa parte del gioco sapeva perfettamente cosa stava facendo. Ma vuoi sapere la cosa più terrificante? Il fatto che tu non ti sia ancora iscritto al canale e non abbia lasciato mi piace al video. Se l'ho appena fatto, possiamo continuare. La serie Pokémon nasconde un lato oscuro molto ampio e ne abbiamo intravisto la parte riguardo i fantasmi nel primo episodio di questo format. Oggi vediamo una categoria di Pokémon che nascondono un disturbante retroscena, soprattutto se si parla di giochi destinati ai bambini. La creepypasta Sindrome di Lavandonia è la mia storia preferita e molto spesso legata a questa si sentiva la storia di Hypno's Lullaby, una storia in cui si parlava del modo in cui il Pokémon Hypno rapiva i bambini. Dietro questi racconti c'è sempre una base di verità. Infatti la nascita di questa storia arriva direttamente dal gioco Pokémon Rosso Fuoco e dalla descrizione nel Pokédex del Pokémon Hypno. È dotato di un dispositivo simile a un pendolo. Una volta si verificò un episodio in cui rapì un bambino che aveva ipnotizzato. Andiamo però con ordine. La storia inizia con la prima evoluzione Drowsy, nel cui Pokédex di seconda generazione troviamo una descrizione agghiacciante. Ricorda ogni sogno che mangia, raramente mangia i sogni degli adulti perché quelli dei bambini sono molto più gustosi. Drowsy si evolve poi in Hypno, che perde le sembianze elefantesche per diventare un Pokémon umanoide dalla pelle gialla, caratterizzato dal suo pendolo che utilizza per ipnotizzare le persone. In Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia incontriamo una bambina di nome Lostel, pietrificata dalla paura nel mezzo del bosco. Interagendo con lei scopriamo che è terrorizzata da un Pokémon che la tormenta, proprio un Hypno. Nell'anime la situazione peggiora. Nell'episodio Hypno Snap Time i protagonisti arrivano in una città dove molti bambini sono scomparsi, mentre una misteriosa onda ipnotica invade la zona. La causa sono degli anziani che usano un ipno per combattere la loro insonnia, ma le onde colpiscono i bambini più sensibili che iniziano a comportarsi come Pokémon e si allontanano da casa. Infine, in Pokémon Luna, il Pokédex di Hypno recita: di norma fa addormentare chiunque incontri e gli fa assaggiare i sogni. Chiunque stia facendo un bel sogno, se lo porta via. Un altro Pokémon che ha un comportamento molto simile ad Hypno è Drifloon. Un Pokémon a forma di palloncino viola formato dagli spiriti perduti delle persone e dei Pokémon. Ad ogni generazione il suo Pokédex ripete circa la stessa cosa. Cerca compagnia avvicinandosi ai bambini, li porta via e addirittura li trascina nell'aldilà. Ma il lato oscuro della serie non finisce ancora qua. Nel 2019 Nintendo Europe pubblica un tweet con scritto: se il pianoforte di Super Mario 64 ti provoca ancora incubi, continua pure a scorrere, mostrando per qualche secondo un pianoforte animato in Luigi's Mansion 3. Chiunque abbia giocato a Super Mario 64 da piccolo si ricorda perfettamente uno dei momenti più traumatici del gioco, presente esattamente nella quinta area, nel rifugio di Rebu. All'interno della magione esiste una stanza in legno vuota, apparentemente tranquilla e silenziosa. Al centro c'è solo un semplice ed innocuo pianoforte a coda nero illuminato da un raggio di luce. Dietro al pianoforte si intravede una monetina rossa. Se proviamo ad avvicinarci per raccoglierla, il pianoforte reagisce improvvisamente prendendo vita e spalancando una gigantesca bocca piena di denti aguzzi e tenterà di divorarci. Da quel momento infatti inizia ad inseguirci per tutta la stanza emettendo delle assordanti note musicali distorte. La cosa peggiore è che non possiamo nemmeno sconfiggerlo. L'unico modo per salvarsi è scappare dalla stanza il più velocemente possibile.
Dopo aver traumatizzato un'intera generazione di giocatori, una volta aperta quella porta non potrai dimenticarti mai più di tenerla ben chiusa per il resto del gioco. E concludiamo il video di oggi con The Sims 2 per PSP, probabilmente il capitolo più strano e disturbante dell'intera saga. La versione giapponese del gioco si chiama addirittura The Sims 2 Dr. Dominic no Inbo, ovvero la cospirazione del Dottor Dominio. Dottor Dominio è lo scienziato antagonista principale di questo spin-off e ha scoperto qualcosa di terrificante. I sim del suo mondo sono controllati da un dispositivo chiamato Plumbob, cioè il classico diamante verde simbolo della serie. Secondo lui, il Plumbob non è altro che uno strumento di controllo mentale. 5 anni prima degli eventi del gioco, Dominio lavorava come semplice assistente di laboratorio, ma era tormentato da una sensazione inquietante: non avere il controllo totale delle proprie azioni. Una misteriosa forza esterna lo costringeva a studiare costantemente, a lavorare senza sosta e guadagnare di più per accumulare soldi al solo scopo di migliorare la propria casa senza mai potersi riposare davvero. Questa consapevolezza lo fece sprofondare in una grave depressione. E qui c'è la cosa più interessante: Dottor Dominio sta praticamente descrivendo il tipico giocatore di The Sims. Dopotutto noi giocatori passiamo ore a far lavorare e studiare i nostri sim per guadagnare sempre di più e costruire la vita perfetta. Ironicamente, sono proprio le sue abilità di logica portate al massimo a renderlo abbastanza cosciente da capire la verità. Quella forza esterna che percepiva e per cui non riusciva a controllare la propria vita era proprio il Plumbob sopra la sua testa. Dopo anni di studi riesce finalmente a costruire un elmetto capace di controllare il Plumbob, diventando lui stesso il giocatore in grado di manipolare gli altri sim. L'intera trama di The Sims 2 per PSP ruota proprio attorno a questo. Nella cittadina di Stranizia succedono eventi assurdi e inquietanti con personaggi che spesso non ricordano nemmeno le proprie azioni. Uno degli esempi più disturbanti è Filiberta Riposi, che racconta di essersi addormentata mentre il marito nuotava in piscina e che al suo risveglio qualcuno aveva rimosso la scaletta lasciandola annegare. Chi ha giocato dei Sims sa benissimo che togliere la scaletta dalla piscina è una delle cose più semplici per uccidere un sim. Una referenza a una delle cose più famose e sadiche che i giocatori fanno nella serie. La parte più inquietante arriva però nel finale, durante la boss fight contro Dottor Dominio. A un certo punto lui si rivolge direttamente al nostro personaggio chiedendogli se non notasse qualcosa di strano in se stesso, lasciando intendere che il nostro sim è il protagonista e come tale è in realtà il sim più manipolato e controllato dalla forza esterna e non il più libero. Poi rompe completamente la quarta parete dicendo che il suo vero obiettivo non è controllare i sim, ma direttamente noi, il giocatore, perché ormai è diventato cosciente e vuole essere libero. Vuole controllare me, cioè me giocatore, me Pixel Kiwi che sta giocando col mio sim. Oddio, se lo sa fare, oddio, se no, ok, ti prego sì. La cosa più spaventosa è che durante la boss fight per qualche momento riesce a prendere il controllo del nostro sim, facendoci sentire impotenti davanti al nostro stesso videogioco. Sta controllando lui il mio sim! Forse questo spin-off voleva semplicemente essere una parodia del classico giocatore di The Sims, ma l'idea che i sim possono avere una coscienza e una propria volontà aggiunge un livello di inquietudine enorme, perché a quel punto viene da chiedersi: e se anche altri sim iniziassero a capire la verità e decidessero di ribellarsi? La cosa davvero inquietante, infatti, è il concetto alla base di tutto questo. Un sim che diventa abbastanza intelligente da capire di essere controllato da qualcuno al di fuori del suo mondo. E da quel momento il gioco cambia completamente prospettiva, perché inizia a vedere i sim non più come semplici NPC, ma come personaggi intrappolati in una vita decisa interamente da qualcun altro, noi giocatori. E se Dottor Dominio non fosse stato l'unico a diventare cosciente? E questo è tutto per oggi. Hai avuto un po' di paura? Fammi sapere cosa ne pensi. Fammi anche sapere quale di questi 5 giochi ti ha più inquietato e se conosci altri giochi che nascondono un lato oscuro di cui potrei parlare in un prossimo episodio di questo format. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di iscriverti, lasciare un mi piace, un commento e punti hype per supportarmi. Ringrazio tutti i miei abbonati Patreon e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!